Nella nostra comunità si parla solo esclusivamente durante delle persecuzioni o nel loro periodo. Ad esempio, le comunità ebraiche, quella romanese, il Zingari, quando si parla del 27 gennaio, la giornata della memoria. Quindi si sa, gli ebrei si sa la Shoah, si conosce la Shoah, che invece c'è un mondo Io dietro. dico spesso. Da quant'è che non ci vediamo? Da quant'è che non ci vediamo? Ormai sono anni, dai, 2 anni. Più o meno. Dai nostri salotti televisivi. Dal nostro ultimo salottino televisivo. Che salotti televisivi, diciamo? Sì. In che situazione ci siamo conosciuti? Con compagni di viaggio molto eterogenei, in una situazione molto variopinta. Eterogeneo è molto è molto positivo come. Molto chiacchierati, Sì, diciamo. sì. Però io mi ricordo che avevamo un attore che impersonava Hitler davanti a noi. Michele Santoro che cercava che l'altro Santoro, quello brutto, L'altro Sant'Anna. che impersonava questa Vabbè, poi c'era Mentana o Gentile che si erano incavolate. Mentana si era incavolato. che poi ho rincontrato in Quirinale l'anno dopo e che ancora mi faceva i discorsi sulle comunità. Sai che a proposito di quella sera, io ricordo quella conversazione che avevo avuto con il nostro amico vestito da SS che mi aveva tirato fuori, anzi si era lanciato in una ringa proprio sui protocolli dei savi anziani di Sion. E vabbè, al di là dello sforzo che ho dovuto condurre io comunque in linea di massima, sai, mantengo la calma, io e te ormai ci conosciamo, però era stato particolarmente difficile fargli capire che quello che lui stava dicendo non aveva né capo né coda. Io ho diverse critiche per questa cosa. Quando spiegai che dopo il programma andavamo a mangiare insieme, perché avevamo passato una nottata intera a parlare delle periferie romane, a tessuto dei tavolini, e quando lo spiegai a alcuni della mia comunità, delle nostre organizzazioni, che abbiamo cercato di spiegare a un nazista o pseudo che essere nazisti oggigiorno è veramente qualcosa di inconcepibile, sono stato criticato a dire: ma cosa andate facendo? Perché ancora ci provate? Cioè, è inutile cercare di parlarci, invece no. La mia risposta è stata: se non ci mettiamo volta per volta a cercare di spiegare chi siamo e perché quello non è la giustizia, non è la via giusta. Armati di santa pazienza e di cognizione. Tu ne hai avuta veramente tante. Ho lasciato a metà serata. In quel frangente ne ho avute tante. Perché siamo qua? Prima o poi dobbiamo raccontare. Prima o poi dobbiamo dire qualcosa anche agli altri. Perché sembra che non ci siamo preparati niente. In realtà qualcosa ci siamo preparati. Ci siamo sentiti. Tra una cosa e l'altra ci siamo sentiti e abbiamo pensato: chi lo introduce, tu o io il format? Vai tu. Abbiamo pensato di proporre questo video, questo appuntamento, per farci sì una chiacchierata d'amici, ma anche qualche domanda a vicenda, no? Su che cosa? Un po' sui pregiudizi e sui preconcetti che toccano i nostri due popoli, che sono parte integrante del tessuto sociale italiano ed europeo dalla notte dei tempi. Un po' per raccontarci, perché forse non ci raccontano abbastanza, quindi vale la pena che siamo noi in prima battuta un po' ad approfondire quelle che sono i nostri costumi, le nostre tradizioni, la varietà che compone le nostre comunità e via dicendo, no? Questa frase mi è sempre piaciuta quando me l'hai detta qualche settimana fa. Non ci raccontiamo abbastanza, quanto è vero, perché credo che davvero dalla conoscenza delle nostre comunità e da quello che siamo, ma semplicemente chiacchierando anche, ovviamente con uno studio dietro e soprattutto una cognizione di causa, perché sono troppe le persone che oggigiorno parlano senza sapere cosa stanno dicendo. E nel chiacchierare, nel parlarne, certo, non è mai abbastanza, soprattutto finché ancora oggi accadono episodi che purtroppo basta accendere la televisione per vederli, sono terribili. Nella nostra comunità si parla solo esclusivamente durante delle persecuzioni o nel loro periodo. Ad esempio, le comunità ebraiche, quella romanese, il Zingari, quando si parla del 27 gennaio, la giornata della memoria. Quindi si sa, gli ebrei si sa la Shoah, si conosce la Shoah, che invece c'è un mondo dietro. Io dico spesso, tu approcci l'ebreo, una persona chiunque, un ragazzino, un bambino, in terza elementare con il sussidiario, quando studi i Fenici, i Cartaginesi, anzi un pochino prima, e parli del Dio unico, della religione di Abramo, poi fai un salto di 2500 anni, anche di più, e arrivi alla Shoah. Però cavolo, in mezzo c'è stato di tutto, più di tutto e ancora più di tutto, ci sono state persecuzioni tremende. Auschwitz non è che un esempio industriale di persecuzione, perché poi ce ne sono state di ogni genere e sorta, di varie matrici, e poi ovviamente ne parleremo, ma c'è stato anche un sacco di gioia, un'evoluzione a livello di esegesi, a livello di tradizioni, cultura. Pensa alla diaspora, quanto
ha diversificato la realtà ebraica sparsa in giro per il mondo. Pensa a quanto possono avere in comune a livello di tradizione e di cultura, pur essendoci un nucleo, un nocciolo che è l'ebraismo, che è condiviso, ma un ebreo marocchino e un ebreo polacco. Sono diversissimi, sono diversi per costumi in primo luogo, e poi sono diversi perfino a livello liturgico, ci sono delle differenze importanti. Ecco, questi aspetti vanno secondo me un pochino raccontati dal canto nostro e dal canto vostro, perché la gente non sa granché su quello che è la comunità romani in Italia e in Europa. Spesso vengono associati alle criticità dei campi rom e a questa parola zingaro, gli zingari. L'ho sentita dire anche da persone in buona fede, molto colte, colto in buona fede, cioè a volte l'ho sentita dire con l'accezione tremenda che tu vorrei mi spiegassi questa sede, altre volte invece l'ho sentita dire così con nonchalance, terminologia corrente. Mi vuoi parlare, così ci addentriamo nel discorso, mi vuoi parlare, dimmi cosa significa la parola zingaro per voi e poi in italiano effettivamente. Allora, la parola zingaro è un eteronimo. Eteronimo è il modo in cui un popolo chiama un altro popolo. Rom è un etnonimo, cioè il modo in cui un popolo si chiama. Io, come etnonimo, sono italiano, non sono mafioso. Quando vado in America e mi chiamano mafioso per concepire l'italiano, quello è un eteronimo, assolutamente. Sei stato chiaro e tagliente. Questa è la stessa cosa che dissi a Santoro quando ci conoscemmo, e lui continuava a dire che no, io non uso la parola zingaro in modo negativo. Allora la concezione è: tu puoi usare una parola senza conoscerla, senza accezione negativa, ma non togli la negatività da quella parola. Certo. Quindi la tua ignoranza non va a alleviare quello che stai dicendo. La parola zingaro deriva da Azzingano. Gli Azzingani erano una setta eretica ai confini dell'Europa che erano dediti alla magia oscura, tra virgolette, perché è quello che si credeva, alla furboneria, cioè ai saccheggi, alla brutta vita, tra virgolette. E le popolazioni romanesi, quando arrivarono dall'Asia, cioè i Rom partono dall'India intorno all'anno 1000 per via di persecuzioni, quindi erano profughi intorno all'anno 1000 per colpa dell'imperatore persiano Mohammed di Ghazni, che intorno all'anno 1000 cominciò a depredare il nord dell'India, ricchissimo di templi, di oro, di soldi. I Rom partirono, attraversarono la Persia, l'Armenia, fino ad arrivare ai confini dell'Europa. Ai confini dell'Europa, essendo molto oscuri, vennero scambiati per questa setta eretica. Gli Azzingani presero quell'accezione quasi 1000 anni fa e ancora oggi la portano dietro. Sono 1000 anni che i Rom sono presenti in Europa e sono 1000 anni che le persone non sanno che si chiamano Rom. Mi fa specie perché in effetti c'è qualche cosa che ci accomuna, in effetti c'è qualcosa che non va. Si parla e si discute solo delle cose assolutamente negative, senza vedere la bellezza di questa immensa cultura, come quella ebraica naturalmente, quello che ha portato alla società di oggi. Oggi la comunità romanese ha portato dall'arte alla cultura a diversi elementi linguistici, al folklore, quello che si vuol chiamare folklore. Parliamo della musica, perché essendo musicista posso farti l'esempio pragmatico della musica, il jazz manouche. Django Reinhardt, l'inventore del jazz manouche, il jazz autoctono europeo. Certo. Se tu suoni jazz in Europa, hai ascoltato Django Reinhardt. Quello mi cogli preparato. Assolutamente, perché so che anche tuo padre è un grande musicista. Quindi se tocchiamo la musica europea, il flamenco, che ha avuto un grandissimo impresso sia dalla cultura ebraica che di quella romanese, e anche lì ci ritroviamo all'interno della storia e del contesto culturale meraviglioso. Ma parliamo di artisti, arriviamo al giorno d'oggi che è molto pragmatico, Ibrahimovic, Quaresma, parliamo dei grandi calciatori, persone che hanno vinto tutto, che però... Li hai definiti artisti, li faccio notare. Artisti? Io sono milanista. Sono artisti per certi versi. Io sono milanista, quindi abbiamo Ibrahimovic, per me non è solo Roma, è anche milanista. Tu sei juventino, quindi so che... ma ce l'ho avuto anch'io Ibra, per cui... L'abbiamo avuto un po' tutti. Però per dire, di Rom si parla solo esclusivamente in modo negativo. Quando invece hanno vittorie, diventano grandi, diventano simboli, hanno un nome e un cognome. Certo. È questo che noi vogliamo andare a sradicare, sempre e comunque, e nel ribadire. In questo per noi è diverso, mi sa. Stavo pensando, c'è questa dicitura di origine ebraica, da famiglia ebraica, quasi a scongiurare l'utilizzo nudo e crudo della parola ebreo.
Tizio Caio, virgola, ebreo, no, di origine ebraica, di famiglia ebraica, una tendenza, però non c'è questo slegare l'appartenenza al popolo ebraico rispetto al nome e cognome. Il Marc Chagall o l'Albert Einstein porta con sé in qualche modo, nella sua storia da tramandare ai posteri, virgola ebreo, in qualche modo, o questa forma di parafrasarlo, virgola di famiglia ebraica, di origini ebraiche, o di origine ebree. Sai cosa ogni tanto sento dire? Volevo chiederti, io so che ebreo si nasce, però solo da parte di madre. Mi spieghi questa cosa? Sì, allora, ebreo si nasce e solo ed esclusivamente da parte di madre, o meglio, la madre è quella che garantisce, diciamo, l'ebraicità trasmessa ai figli. Questo è un pilastro, una colonna portante dell'ebraismo. Va in qualche modo a declinare quella che è la centralità della donna all'interno dell'ebraismo. Secondo il mio punto di vista, un'importanza anche forse maggiore rispetto a quella dell'uomo o quella donna. Quindi non a diversificare o a dare un'accezione diversa di genere, ma a mettere proprio sullo stesso piano, come esattamente come dicevi, dando ruoli diversi ma della stessa identica importanza. In quel senso l'ebraismo è pioniere non tanto della fattispecie pratica quanto del concetto, cioè entrambi i sessi hanno dei ruoli chiave nella quotidianità ebraica, per cui all'uomo è richiesto di benedire il vino a Shabbat e alla donna di dare il benvenuto allo Shabbat accendendo le candele. Questo è un esempio molto triviale, eppure è sintomatico in qualche modo, certo. Perché oddio, sintomatico ma non si dice, sintomatico. No, però non lo usiamo in questi contesti. Sono scaduto. No, è sintomatico nel senso, che scherzi a parte, è sintomatico nel senso che sono due momenti chiave della nostra quotidianità, o anzi settimanalità, e entrambi questi momenti hanno un uomo ed una donna che se ne fanno carico. A suggellarli. Sì, a suggellarli. Esatto. Bellissimo, bellissimo. No, io in realtà adesso prima mi ero un attimo perso nei pensieri, perché c'è un'altra domanda che mi premeva farti, e da già un po' di giorni che la penso. Tutti quanti hanno la tendenza di parlare dei Rom come fossero l'etnia, la sola etnia che rappresenta quella che è la vastità invece della comunità romanese. I Rom si dividono, questo è un pensiero molto comune, perché noi in Italia siamo abituati a sentire Rom, mentre se vai in Francia sentirai la parola manouche, se andrai in Spagna sentirai i famosi gypsy, che gypsy è un altro eteronimo, ma in realtà si chiamano Calais, all'interno delle comunità loro si chiamano Calais, o i Romani Chalt al nord Europa, in Inghilterra soprattutto, ce ne sono tantissimi, perché sono tutti nomi e tutte comunità dello stesso popolo. La cultura è quella romani, il popolo è quello rom, che poi si va a dividere in 5 grandi aree d'appartenenza, che poi si dividono a loro volta in tantissime sottoaree, tantissime, veramente a centinaia. Le 5 grandi aree sono i Rom, che sono sia il nome della cultura, sia una delle grandi aree. Rom, Sinti, Calais, Manouche e Romani Charles. Quindi si vanno a dividere, vanno a creare questo mondo eterogeneo, ma sparso per tutti e 5 continenti. Meraviglioso, perché, come dire, io sono milanese, io sono napoletano, io sono barese, ma io sono sempre italiano. Sentirsi parte di qualcosa, nonostante le diversità che ci sono, perché oggettivamente un Rom che viene dalla Romania, dove non sono tutti Rom, questo che le persone vogliono far credere che sono tutti Rom, no, ci sono 2 milioni di Rom in Romania naturalmente, ma su tutta la popolazione sono una gran parte, ma non sono tutti Rom. È un Rom rumeno, naturalmente parlerà rumeno, quindi avrà nella lingua romani, che è la stessa per tutti, di base è la stessa per tutti in tutto il mondo, sì, su strato, avrà l'accento rumeno, avrà inserito all'interno della lingua romani parole rumene, perché è una cultura che non si evolve, è destinata a scomparire. La cultura romani esiste da ormai 1000 anni e nonostante questo ha preso in prestiti, ha preso la parola caffè. La parola caffè l'hanno presa in Europa e mano a mano l'hanno inserita, la parola macchina altrettanto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi hanno preso gli prestiti e si sono evoluti, ogni gruppo a suo modo, però fanno tutti parte della cultura romani. In Italia sono 3 i principali gruppi.
Però magari prima di dirteli accendiamo la luce. Infatti non ti volevo interrompere, guarda che c'è lì l'interruttore. Ormai si è fatto no. 3 grandi gruppi. Sono 3 i principali gruppi che troviamo oggi in Italia, che sono al centro-sud, cioè parliamo della linea che prende il Lazio, un pochino dell'Umbria e le Marche. Troviamo il gruppo dei Rom di antico insediamento, cioè persone arrivate in Italia da oltre 6 secoli, circa nel 1400, partendo dall'Albania, attraversando l'Adriatico, arrivando nei territori dell'Abruzzo e Molise. Questo secondo gli ultimi documenti che abbiamo trovato. Mentre nel nord Italia troviamo principalmente, ma non in maniera assoluta, i gruppi degli Sinti. I Sinti sono, come dicevo prima, un altro dei grandi gruppi delle comunità romanesse, che però fecero semplicemente un altro giro. Perché? I gruppi dei Rom e Sinti arrivati in Europa si dividero in 3 fasce. La prima è quella che prende i Balcani, cioè in molte, tra l'altro appunto la maggior parte della comunità romanese si trova appunto nei Balcani, certo, con diversi milioni di persone. Un altro gruppo prese il nord, quindi arrivò in Germania, l'attuale Germania, per poi scendere giù in Italia e farsi chiamare Sinti. I Rom che continuarono e arrivarono in Francia sono diventati Manouche. Quelli che continuarono ancora verso il nord o ancora verso il sud diventavano Romani Charles e Calais. Oltre che a livello linguistico, a livello di costumi, tradizioni, tutto evoluzione, insomma la metamorfosi si è evoluto. Aver bussato alla porta di qualcun altro. Sì, appunto, mano a mano che le diverse comunità andavano a toccare altre culture, acquisivano e donavano, e donavano. Come dicevamo prima, la musica, il flamenco, l'unione di tante culture diverse, come quella ebraica, quella andalusa, quella romanese e quella araba, certo, che durante la famosa Reconquista, no? Quando gli spagnoli dovettero riconquistare appunto la Spagna dagli arabi, gli arabi lasciarono qualcosa che era non solo di palazzi e bei mosaici, ma anche a livello culturale lasciarono tantissimo. Ad esempio, non tangibile. No, c'è esempio quello spagnolo che è interessante. I Rom in Spagna, i Calais, non parlano la lingua romanese. Perché? Perché durante la Reconquista, appunto, chi parlava un'altra lingua oltre allo spagnolo e non era cristiano, gli veniva tagliata la lingua e veniva ucciso. Quindi i Rom si adattarono perdendo la lingua e diventando cristiani. In Italia, naturalmente tu capirai che i Rom sono tutti cristiani. Certo. Ci sono i Rom ortodossi, esistono Rom musulmani, esistono Rom ebrei. Quindi la comunità romanese o il popolo romanese non porta con sé una religione. I popoli romanesi che si spostano a partire dall'India ad arrivare all'Europa hanno acquisito tutto, dalla lingua alla religione, certo, agli usi e ai costumi, però mantenendo sempre la propria eterogeneità, la propria lingua e la propria memoria storica. I Rom non hanno mai abbandonato l'essere Rom, certo, nonostante, noi lo possiamo ben dire, ci siamo incontrati nelle segrete della Santa Inquisizione, ci siamo incontrati nei campi di sterminio, ci siamo incontrati durante i secoli, durante tutte le persecuzioni, eppure esistiamo, eppure abbiamo voluto a gran forza esistere. Identità, la chiave, no? La parola chiave per noi quella è ricorrente, sì, è una parola che noi ci ripetiamo spesso, a livello istituzionale, davanti alla telecamera, fuori dalla telecamera, tra di noi, en passant, chiacchierando tra amici. Questa cosa è ricorrente, l'identità. Ebreo più osservante, ebreo meno osservante, di un'estrazione o di un'altra estrazione, più o meno vicino alla comunità ebraica geograficamente di competenza. Però l'identità è quel fattore che in effetti nell'ambito di un congiunto di fattori che poi possono essere appunto la fede, le tradizioni, l'educazione, c'è un forte fattore, una componente importante di educazione ebraica. Però l'identità rimane centrale, secondo me è quello che è un po' il perno che poi va a caratterizzare la quotidianità degli ebrei in diaspora e non. Certamente in diaspora è un qualche cosa che si è sviluppato negli anni e che è stato chiaramente determinante per il principio di continuità di funzionamento, cioè per il motivo per cui noi ancora oggi ci troviamo a Roma, per esempio. La comunità ebraica romana è antichissima, nel 70 d.C. l'imperatore romano Tito distrusse il secondo tempio di Gerusalemme. Passati più di 300 anni dalla distruzione del primo santuario, del Bet HaMikdash di Gerusalemme, con Nabucodonosor di Babilonia, ci siamo trovati sparsi in giro all'inizio in giro per l'Europa, cioè nei bassorilievi, no, dell'Arco di Tito, dove ci sono le milizie romane che portano in trionfo la menorah, il candelabro a 7 braccia verso Roma,
E ci siamo trovati, e questa è una bellissima citazione, come dice Herbert Pagani, a bussare più volte alle porte della storia e ad aspettare che i padroni di casa ci dicessero avanti. Quindi per cui ovviamente va da sé che gli ebrei in questi 2000 anni abbiano contribuito alle culture, alle tradizioni e ai costumi dei luoghi in cui si sono trovati, in cui hanno creato le proprie comunità. E i periodi che si sono susseguiti sono stati periodi di ghettizzazione, periodi di emancipazione, e periodi di forte assimilazione a cui spesso questo sarebbe un discorso interessante, un'altra volta magari lo approfondiremo, dopo le forme di assimilazione che ci sono state nella storia ebraica in diaspora, spesso sono seguite persecuzioni di vario genere. Questa peculiarità dell'ebreo che comunque si sente ebreo, oltre che, senza andare a scandagliare o a declinare se più che italiano nella nostra fattispecie o meno, ma l'ebreo comunque si sente ebreo, identità, no? Abbiamo detto prima. E questo ovviamente è un discorso assolutamente analogo al vostro. Chiaramente un ebreo marocchino, sefarditi, diciamo per dovere di cronaca, i sefarditi, Sfarad vuol dire Spagna in ebraico, quindi Spagna, Nord Africa tendenzialmente, e poi si riscontrano altre presenze, ti potrei fare l'esempio della Bulgaria. Ashkenaziti invece tendenzialmente Est Europa. Questa è una domanda che ti volevo fare io. Appunto, una cultura e una religione così estesa in tutto il mondo, cioè, le differenze dalle tradizioni, differenze appunto peculiari, culturali. Ad esempio, io conosco, per via dei social, delle televisioni, gli ebrei con i cappelli, con le treccine. Come mai io ti vedo qui oggi senza? Qual è la differenza? Appunto di stereotipi. Non credo mi crescerebbero in maniera soddisfacente, prima di tutto. In seconda battuta è interessante questa domanda che mi fai. Quelli a cui tu fai riferimento sono i Haredim, diciamo il linguaggio giornalistico corrente degli ebrei ultra-ortodossi, cioè una forma di ebraismo ortodosso che è la nostra, legata a secondo, ovviamente non si possono categorizzare in un gruppo, ci sono vari gruppi, ce ne sono alcuni che si rifanno a dei rabbini medievali, per esempio il Baal Shem Tov, ci sono altri che hanno per esempio provenienza geografica diversa, pensiamo a quelli che arrivano dai paesi baltici. Al di là di questo è una forma di ebraismo, anzi sono svariate forme di ebraismo che si rifanno a un percorso che ha mantenuto integre alcune tradizioni e alcuni costumi, per cui c'è questa componente agli occhi dei non addetti ai lavori folcloristica o comunque peculiare, e esistono tutt'oggi. La maggior parte le comunità di ebrei Haredim o comunque di ebraismo chassidico in generale si trovano in America, negli Stati Uniti, a Buenos Aires e ovviamente in Israele, in particolar modo a Gerusalemme. Restano comunque una parte, non una nicchia, ma comunque una parte minoritaria a livello meramente percentuale dell'ebraismo ortodosso mondiale, però comunque ovviamente hanno anche loro il loro peso, le loro caratteristiche. Spesso si associa, no? C'è questo binomio religiosi, ebrei Hasidim o Haredim. Non è così. Gli ebrei praticanti possiamo essere noi modern orthodox, sempre secondo la dicitura più giornalistica, ma ci sono varie forme di ebraismo veramente estremamente disparate. Sono tante le domande che ti vorrei fare oggi, perché sono quelle piccole curiosità che si sanno sugli ebrei, a tuo modo per i rom. Ma è vero che siete tutti ricchi e soprattutto avete Manhattan? Sfondati. Siete sfondati di soldi. Questo lo tagliamo. No, scusa, mi rifaccio serio. Allora, nell'ebraismo mondiale c'è una discrepanza a livello di ceti sociali, a livello di mentalità, di appartenenza politica, di essere più o meno praticanti impressionanti. L'ebraismo e il denaro non concorrono in alcun modo, non c'è un culto del denaro nell'ebraismo come ogni tanto si crede o come è stato fatto credere in passato nella storia, e non solo da Goebbels. È un qualcosa di più antico. Questa cosa risale ai papi del Medioevo, ai ghetti del Medioevo, quindi all'antisemitismo di matrice cristiana.
quindi diciamo la prima forma di antisemitismo con un impianto, un antisemitismo secolare che è venuto a crearsi. Considera che l'accusa di deicidio è caduta, gli ebrei sono stati scagionati da tale accusa nel 1965 con Giovanni XXIII durante il Concilio Vaticano II. Ora, c'è l'atto, il decreto con cui gli ebrei sono stati scagionati dall'accusa di deicidio si chiama Nostra Aetate. È stato per noi una cosa importantissima, un percorso di riconciliazione che poi è andato avanti con Giovanni Paolo II con la primissima visita di un papa alla sinagoga, lì, al Tempio Maggiore, anzi, dove sta? Lì, al Tempio Maggiore di Roma. Diciamo, l'accusa dell'ebreo tirchio, avido, usuraio, risale al 500, in particolare al 1555. Fu una bolla papale che si chiama Cum Nimis Absurdum da Paolo IV, in cui si certificava in qualche modo l'incompatibilità, l'inconvenienza della convivenza tra ebrei e cristiani nel regno della Chiesa, e non solo, anche al di fuori del regno della Chiesa. Il primo ghetto è nel 1516 a Venezia, la stessa etimologia della parola ghetto viene dal ghetto, in veneziano il getto di acciaio, perché si trovava nei pressi di un'acciaieria, la Giudecca. Quindi al di là di tutte le altre cose che sono successe, che avremo sicuramente modo di approfondire, le case dei catecumeni, le conversioni forzate nel Danubio, la caccia all'ebreo a Carnevale, e c'è questa cosa che in qualche modo ha caratterizzato poi il pregiudizio, il preconcetto anti-ebraico, il fatto che gli ebrei potessero, per decreto papale, svolgere solamente le professioni di commercio di stracci o di tessuti di seconda mano e praticare l'usura. L'usura, questo è molto importante, è un concetto chiave, era ed è assolutamente vietata nel cristianesimo, tanto quanto lo è nell'ebraismo. Ovviamente al Papa non premeva questo ultimo aspetto, e c'è da dire che poi quando i banchi dei pegni divennero i monti di pietà, quindi passarono sotto amministrazione regolare cristiana, questa cosa venne meno e agli ebrei rimase solamente il commercio di tessuti usati di seconda mano, e quindi si perse anche questa cosa. Però nel frattempo nel tessuto sociale era impregnato questo concetto, questa concezione dell'ebreo usuraio. L'usuraio è per definizione avido, certo. Quando entra in gioco il denaro si parla di avaro e tirchio, e anche lo stesso Terzo Reich, nelle figure di Goebbels e di altri gerarchi nazisti, marciò perfino Hitler nel Mein Kampf, se ci fai caso. Insomma, l'ebreo in qualche modo ancora oggi è identificato come il proprietario di Manhattan, e l'esempio si può fare tra l'ebreo effettivamente molto abbiente di Manhattan, che esiste, sicuramente esiste, e tra parentesi non è che a Manhattan stiano tutti bene, gli ebrei ci mancherebbe, però così come lo puoi contrapporre all'ebreo che magari invece non se la passa particolarmente bene in Polonia. Ma senza andare così distanti, qua a Roma ci sono ebrei molto abbienti, ebrei meno abbienti, ebrei che fanno fatica a arrivare, insomma parliamo di una società, come qualsiasi altro gruppo umano, no? Questo è molto importante, e io premo sempre sul concetto di normalizzare, no? Raccontarsi è una forma di normalizzare. Cioè noi siamo un gruppo umano con tutte le caratteristiche di tutti gli altri gruppi. Io nelle tue parole ritrovo tantissimo della nostra storia. Ad esempio nel fine del 1400 è stato il primo editto contro i Rom. La Serenissima proclamò che chi uccideva un Rom non commetteva reato e gli si poteva confiscare tutto ciò che aveva. Quindi uccidere aveva un'altra valenza se era un Rom. Allo stesso modo Goebbels diceva: una bugia detta tante volte diventa verità, e a furia di dire che quanto è vero, e quanto è vero, ancora oggi si applicano le stesse regole, purtroppo, anche a discorsi politici che si fanno, purtroppo, e ancora oggi quelle bugie vanno avanti. Si dicevano cose sugli ebrei, si dicevano cose sui rom, che ancora oggi le persone vogliono credere. Nomadi per cultura. Quello mi interessa. Questa perché è una cosa che quasi mi sfuggiva, che tutti vogliono chiedere. Approfondiamo questo aspetto. Il nomadismo vi appartiene o no? Una parola: i rom non sono nomadi per cultura. Io abito in casa, la comunità rom italiana abita in casa. Esistono i campi nomadi che di nomade non hanno assolutamente niente.
perché non si è mai visto un nomade rimanere fermo nello stesso posto per oltre 40 anni. Quelli sono campi profughi, tenuti come campi nomadi culturali, perché dietro ci sono milioni che non vanno in Roma ma vanno alle cooperative, e Mafia Capitale ce lo insegna. Ricordo che quando c'erano queste cene di gente con le mani in pasta, c'erano anche esponenti della comunità romanese. Esatto. C'erano alcuni, perché vogliamo dirlo che i criminali esistono anche tra gli ebrei, tra i rom, dall'altro, i buoni e cattivi, da che mondo è mondo. Siamo una società, certo. E nella società esistono i buoni e i cattivi, esiste chi sbaglia e chi no, ma non tutti devono pagare per lo sbaglio di alcuni. Il problema è che quando si parla di rom si generalizza sempre, però mai smentendo. Tutti sanno che i rom rubano i bambini, senza sapere perché. Questo si sa perché i giornali e i media riportano questo. L'ultimo caso poco tempo fa a Ostia, senza sapere che non c'è un solo caso andato in giudicato dalla magistratura in Italia. Quindi tutta questa bufala è un preconcetto, non esiste, non è mai stato realmente incarcerato un rom per aver rubato un bambino, perché non è mai successo realmente, nonostante vogliono far pensare qualsiasi cosa, perché adesso c'è il discorso di questo di Ostia qualche tempo fa nel litorale romano, che si vuole far credere che un rom voleva vendere un bambino, e poi invece mesi dopo è uscito che attraverso le indagini era tutto finto. Però quei 10 giorni di supporto mediatico da tutte le televisioni nazionali non sono stati smentiti. Quindi la ghettizzazione psicologica del rom cattivo esiste là, resta. Certo. E più che altro a costruire una scemenza ci vuole un attimo. La congenivene del fatto, a distruggerla è un pasticcio micidiale. Non so. I rom sono 200.000 in Italia, circa 200.000, 180-200.000. A quando risale la presenza della comunità rom in Italia? Parliamo di intorno al 1400, ma sicuramente da prima, perché noi parliamo dei primi documenti. Parlando in maniera scientifica bisogna adattarsi a ciò che è scritto. Quindi noi parliamo del 1400, ma sicuramente la presenza del rom in Italia è molto prima. Quindi parliamo di molti secoli prima che un concetto di Italia fosse pensato. Quando dicono i rom non sono italiani, di chi state parlando? Io avevo già pensato che poi nelle prossime, diciamocelo, tanto ormai sì, anche chi ascolta poi ha capito che questa cosa qua è più una chiacchierata tra amici. Sì. Noi ci siamo detti più volte che avremo modo di approfondire, poi di entrare nelle varie fattispecie, di approfondire poi quelli che sono i temi che richiedono un qualche cosa di più, sì. No? Anche un po' di tempo in più. I temi più anche scottanti se si vuole. Più dettagliati, che richiedono insomma un maggiore approfondimento. Cioè questa cosa della permanenza di una piccola parte, una piccola frazione della comunità romanese all'interno di questi campi che giustamente tu hai definito campi profughi. Parliamo di 20-30.000 persone su oltre 200.000 di presenza italiana. Ecco, questi sono i numeri. Questo è importante. Questi sono i numeri. I rom non sono nei campi nomadi, no, quelli che si vedono, quelli che vanno in televisione sono dei campi nomadi, ma la stragrande maggioranza abitano in casa come me, sono persone che tu non riconosceresti mai. Ecco perché non dici: ah, caspita, i rom fanno anche cose buone, perché non li riconosci, sono inseriti completamente nel tessuto. Potresti essere rom anche tu. Sì. Vabbè. Se sei d'accordo, ci avviciniamo alla conclusione. Sì. Qualcosa che non abbia niente a che vedere con persecuzioni, sofferenza secolare, ma che invece abbia a che vedere con le nostre feste, i nostri cibi, la nostra gioia. Io parto dal concetto che è portante, no? È un pilastro dell'ebraismo, che è il concetto di simcha, la gioia. E parallelamente ci metto quello di collettività. L'ebraismo si vive in collettività, lo sanno anche i bambini piccoli, e per noi è un concetto chiave, lo è a livello liturgico e lo è come mitzvah per tutta una serie di dettami dell'ebraismo. Mitzvah quindi legge, regola, ma lo è anche in termini più insomma meramente culturali, tradizionali, familiari. Noi a Shabbat tendenzialmente, Covid permettendo, ci riuniamo tutti in famiglia e oltre, ci si invita reciprocamente, cioè il concetto di collettività strettamente correlato al concetto di gioia. L'ebraismo è una religione gioiosa, spesso una religione gioiosa, un popolo tenace. La gioia è caratterizzata in una maniera molto molto interessante, secondo me. Ti faccio un esempio: spesso e volentieri
prima di una festa ebraica c'è un giorno di digiuno, in una serie di casi. Prima di Purim, la festa dove tradizionalmente i bambini e tutti si mascherano, e prima di Pesach, la Pasqua ebraica, c'è un giorno di digiuno, si digiuna per i primogeniti che sono stati ammazzati purtroppo con l'ultima piaga mandata da Dio. E c'è sempre un giorno di digiuno che anticipa più giorni di festa, uno o più giorni di festa, e il giorno di digiuno permette di concentrarti sulla faccia negativa o triste della vicenda che la festa, che il periodo, che la ricorrenza vuole raccontare. Poi segue la parte gioiosa, quindi c'è anche una sorta di ripartizione emotiva, di focus, e la gioia che devi sprigionare poi nel momento festoso è tantissima, è richiesta, è legge, spesso e volentieri in una serie di casi, come per esempio a Purim, dove è richiesto di bere fino a non ricordare nemmeno il nome del cattivo, se così si può dire, insomma, dell'antagonista della nostra storia. È molto molto interessante quanto si prema sul concetto di simcha nella comunità ebraica e nella sua quindi visione e forma collettiva di stare insieme. È stupefacente come mi ritrovo nelle tue parole. Le comunità romanes hanno il concetto di famiglia. In quello che tu dici comunità, noi abbiamo la famiglia, perché per noi famiglia non è solo il nucleo padre, madre, figli, nonni. Per noi famiglia è ogni elemento che si accosta alla nostra vita. Quindi famiglia è qualcosa di estremamente allargato. Famiglia per noi sono i cugini di quarto grado. Per noi famiglia sono quelle persone che si avvicinano come gli amici, che imparano la nostra lingua crescendo nelle nostre case. Questa è famiglia. E si vive la gioia e la negatività, tutto insieme. È una vita collettiva. Quando tu fai qualcosa, riporti onore e vergogna, che sono i Bacht e Bibacht, i concetti principali della cultura romanese, e la riporti a te stesso, alla tua famiglia e alla tua intera comunità. Quando un Rom fa qualcosa di buono, porta il Bacht, l'onore, a casa, avere una persona d'onore a casa permette all'interno della stessa comunità tantissimo. L'onore è l'unica vera moneta, non di scambio, ma di crescita che abbiamo, e questo va vissuto a livello collettivo, perché si può spendere solo a livello collettivo questa moneta, tra virgolette. È meraviglioso, sono concetti di cui si potrebbe e si dovrebbe parlare per ore, ma avremo modo di farlo. Poi ci sono tanti di quei piatti che ti potrei insegnare e ti vorrei cucinare, perché ho imparato ultimamente a cucinare, e poi ti faccio sentire qualcosa. Un approfondimento, però devi suonare anche tu, perché so che qualcosa lasciate il violino tanti anni fa, però qualcosa insomma ne possiamo parlare. Però sarà un piacere farlo nei prossimi appuntamenti, nelle prossime volte. Poi è un piacere trovarsi qui nel centro di Roma, nel centro del quartiere ebraico, perché per me ghetto è un'altra cosa. Qui si respira un'aria bellissima. Allora chiamiamolo ex ghetto ebraico. Qui si respira. Oggi lo possiamo chiamare quartiere ebraico. Oggi è un quartiere perché si respira un'energia bellissima. E sono veramente a mio agio, mi sento in famiglia con te in questo luogo meraviglioso. Allora, adesso per salutare, come ci comportiamo? Cioè, in ebraico e in romanesco o viceversa? Aspetta, la domanda era un'altra. Facciamo finta di salutarci tra di noi e basta, ci rivolgiamo agli ascoltatori. Salutiamo tutti e ci salutiamo fra di noi. Ok, allora per salutare tutti io direi, prima di tutto, i doverosi ringraziamenti, non quelli di forma, solo quelli doverosi. Vai. Chi ci ospita prima di tutto? Quindi il liceo Renzo Levi, che ci ha ospitato in questa sala bellissima, in questo loft meraviglioso, e che veramente non poteva rivelarsi meglio. Siamo entusiasti e speriamo che ci possano ospitare di nuovo. E a Tikva, i nostri valorosi tecnici, in particolare i due caporedattori Luca Spizzichino e Luca Clementi, che sono qua con noi, che ci seguono e che ci stanno supportando nella creazione di questo bellissimo lavoro che avrà un seguito. I ragazzi dell'UJ e i ragazzi dell'UCRI, tutti che hanno contribuito alla realizzazione di questo format, di questa trasmissione, le nostre famiglie e comunità che ci hanno permesso di essere qua oggi, assolutamente, a rappresentarli, a parlare e a tramandare queste bellissime culture che ci appartengono. E poi io ringrazio te personalmente per questi 2 anni abbondanti, direi, di amicizia, con l'augurio reciproco di ritrovarci, oltre che per conto nostro a berci caffè, a mangiare bene, a suonare insieme, anche in altri contesti come questo, per proporre, se
se gli ascoltatori ci daranno un riscontro, altri approfondimenti del genere. Con molto piacere, con molto piacere. Salutiamo il Grazie. romanese e in ebraico, Butvach da Stipe, nella nostra lingua, che dopo siate essere sani e fortunati. Bellissimo. Io per salutare sono più banale, dico Todara Balekulam, Leitraot. Grazie mille a tutti e arrivederci.